Buongiorno ragazzi, benvenuti sul canale. Vi ricordo che la prima parte del video è sul canale di GR Sorare. Qua sotto c'è il link del video in questione, quindi potrete vedere l'All Star e l'Under 23 come l'abbiamo schierata per la prossima Game Week. Raga, questo video parteciperà alla caccia al tesoro di Kevin Bonifazzi, non dimenticatevelo per favore. E partiamo. Adesso schiereremo per la prossima Game Week la Cup 2,40 edizione limitata. Vai, che dici della Cup 2,40? Con quello che abbiamo Allora, rimanente. perché su Play permetteva titolare nel Reale Kepa, però 56, sono Muslera 54, anche se Muslera non mi ispira molto. Tocca vedere un attimo anche dopo gli altri reparti. Quasi quel migliore è Kepa o Meslier, forse più Kepa di Meslier. Poi come sicurezza però Meslier direi, e anche come bonus se guardi 9%. Oh, sì, però per me l'Uni può fare la porta inviolata tranquillamente. Se l'Uni, Kepa, può fare la porta inviolata tranquillamente. Magari inserisci Meslier, poi vediamo anche in base dopo ai punti che ci rimangono per completare la squadra se riusciamo a fare qualche modifica. E andiamo con Ci può stare. Meslier. Andiamo con Meslier. Non è una certezza, ma qui bisogna arrivare a 280 punti, non ci interessa di arrivare prima in classifica, diciamo. Giustissimo. Qui come sicurezza difesa Dest, però la media inizia a essere alta. Mendy rischia di non giocare. puoi guardare su PlayStation per sì. questo. Nacho ho visto che giocava 43, non è male. Ayan gioca nel Galatasaray. Sì. E c'ha lo stesso cap di Nacho, anche se non si possono comparare. Ayan 75%. E invece Nacho va a 90 se non erro, comunque una bella percentuale. non ci stiamo a pensare. Subito. Non ci stiamo a pensare. 85%. Non ci pensiamo neanche allora. Sì, ma poi li puoi mettere in coppia, puoi fare addirittura una coppia difensiva del Real, puoi valutare di fare. Comunque, passiamo oltre. Qui andrei oltre, queste medie troppo alte. Lazzari, Witzel così. Capaldo gioca? Giochicchia e fa sempre meglio del suo cap. Questo mi piace, tranne Perché ha il cap molto basso. Vado un attimo a vedere. Questa è tanta roba, Capaldo. Gioca in casa. Però qui non mette che gioca. Infortunato me lo dà. Ok, Capaldo non gioca più. Ok. Suso infortunato uguale. Witzel o Lazzari? Forse è meglio Witzel. Anche se guardando i voti... Ma la Lazio comunque offensivamente è un centrocampista, gioca difensore, però gioca così sicuro. Giocano entrambi, tocca solo capire chi può fare meglio. Lazzari non mi fa impazzire, sinceramente. Può portare decisive, ma altrimenti molto traballante. Beh, se metti... Aspetta un attimo. Witzel è già un po' più solido. Perché io in attacco ci avrei anche Immobile. Vuoi fare la coppia? Gioca Immobile? Non lo so. Può essere che faccia un po' di turnover. In ballottaggio. È troppo rischioso Immobile, visto il ballottaggio con Castellanos. Lazzari viene da dei bei all-round però nelle ultime partite. Ha preso 3,65 di fila, con un solo assist contro il Cagliari, che col Verona ha preso 65. Però l'Atletico è in casa, l'Atletico. Witzel forse un po' più bilanciato. Cioè, magari ti prende un 50 tranquillo e ci può stare, perché Lazzari rischia veramente di prendere un 20, un 30. Andiamo su Witzel allora. Stare sicuro forse è meglio.
98 punti ancora per 2 giocatori. Ruoto, ok, in attacco si può rischiare Caicedo, anche se poi dopo bisogna trovare un modo per bilanciarlo. Questo è titolare, Muia, però gioca contro il Barça. E questo che è una riserva del Feyenoord, Leo Sauer. Vado a valutare perché il Feyenoord faceva turnover, ho visto, però non mi sembra di aver letto il suo nome. Allora, qua è veramente interessante. Pure Muleka è interessante, 46. Non so sinceramente chi sia. Che dicevi Muleka? Sì. Dare un'occhiata. Besiktas. Lugano però il Besiktas in Coppa disastroso. Besiktas disastroso in Coppa. L'ultima ha fatto bene, ma mi fa impazzire anche se ha la media un po' più bassa. È un Muleka oppure... Vai su, ho visto un nome interessante. Andiamo a vedere. Un po' più su, chi c'era? Brahim. Brahim dovrebbe giocare. Dovrebbe essere quello che rischia di meno per il turnover. E c'ha 48. Comunque... E può anche far bene, secondo me. Perché in forma. No, anzi, adesso qui non lo mette titolare, però sicuro in ballottaggio. Sto giocando molto bene le ultime, rischioso però. Jovetic giocherà però a 52, Rischioso, forse Muleka dà un po' di garanzia in più degli altri. Jovetic l'ultima non ha giocato. Chi? Jovetic? Sì. Io andrei su Muleka allora. E dopo vediamo. Quasi. Sì, sono d'accordo. Muleka. Extra, Cross, Alaba, rischiosi, troppo alti, 52 ci serve, Foden troppo alto, Caicedo 58, dobbiamo andare in giù. E abbiamo a disposizione nessuno da quel che mi dà. Perché? Solo economici. Jovetic, Kossonu, Lazzari. Quanti punti abbiamo? 52? A disposizione, sì. Ok. Ecco, Sonu non giocava, era in ballottaggio. Quasi forse Lazzari. Altrimenti ci sono alternative? Non tante, è quello il problema. Devi togliere Lazzari, se no non puoi vederlo, ok? Adesso Sì, scorri un po', vediamo se c'è qualcosa. Jovetic, Camara che non ha giocato, Brahim come al solito, Immobile che è in ballottaggio, Gabbia che non si sa gioca. Forse è meglio come avevi messo prima, con Lazzari, che sarà bello fare la coppia difensiva del Real, che se beccavi la porta inviolata era soglia quasi sicura, però ci può stare anche con Lazzari. Sono 2 punti. Tocca solo scegliere che dare il capitano. Andiamo, controlliamo chi può essere il nostro capitano. Witzel direi di no, perché non è uno che può fare stagioni. Cioè li può fare, ma il portiere pure no. Nacho. Nacho così. Quando gioca fa abbastanza bene, però da vedere. Puoi tentare la punta. Muleka. Perché comunque giocherà d'attacco, chissà. Andiamo con Muleka, dai. Mi sembra forse quello più conveniente. Comunque l'ultima partita ha fatto sempre bene. Andiamo, vai. Andiamo sulla Cup 270. Sì, usiamo poi gli scarti, magari un eventuale K220. Io schiererò comunque tanto anche quelli che non giocano. Dov'è Muslera? Kepa, Muslera, vai, primo. Ok, Muslera puoi metterlo in coppia con Ayan. Gioca? Non è male.
Aveva 75%. Proviamola. Adesso qui comunque abbiamo ancora 170 punti rimasti. Chi possiamo mettere? Ci vogliamo rischiare un po' di Real? Tanto da qualche parte bisogna anche metterlo. Sì, anche se Foden sarebbe da rischiare pure lui, o non pensi? Però c'è il fatto che c'è tanto turnover nel City, sono fuori tutti, potrebbe entrare chiunque. Potrebbe entrare Grealish, potrebbe entrare Bernardo Silva, c'è Foden, c'è Doku. Entriamo noi, giochiamo pure noi. Quasi più facile magari con Real, ti fa... Comunque più o meno sono quelli perché c'è una rosa molto corta. Modric. Puoi mettere Modric, puoi mettere davanti Rodrigo. 62 ci puoi mettere anche Alaba per esempio. Anche c'hai del Real, perché Cross non entra. O puoi mettere Caicedo qua. Semplicissima. Vai. Sì. Nostro capitano era Rodrigo. Non so perché, oddio, ma... Caicedo gioca, è vero, titolare, però Rodrigo devastante, cavolo. Se dovesse giocare è molto probabile che ti porti un 10, sì. Secondo me questa Cup 270 può fare veramente bene se giocano. Non so perché ho questo presentimento. Puoi andare su Rodrigo perché Caicedo è comunque titolare come capitano. Però il discorso è quello, se Rodrigo dovesse giocare comunque rischi di non andare a premio. Quindi forse ci sta a rischiare Rodrigo. Modric come te lo metteva nel Real? Te lo dico. Da titolare però in ballottaggio. Con chi? Perché sono in ballottaggio un po' 70%, ma con Brahim Diaz, ma un po' tutti sono in ballottaggio, anche Rodrigo con Brahim Diaz, quindi è difficile capire chi giocherà e chi non giocherà. Però Alaba è molto titolare, 75%. Però c'ha 63, non entra. Per un punto. Quello è vero. Io lo lascio così. Sì, va bene. Rodrigo Cordova, Caicedo. Caicedo ne fa una buona e una cattiva, una buona e una cattiva. Il discorso che faccio io è che se tu metti capitano Caicedo, se Rodrigo non ti dovesse giocare, comunque metti capitano titolare, ti subentra, ti prende 25, ti rovina la giornata comunque. È difficile che vai a premio a meno che gli altri non fanno super prestazione. Mettendo capitano Rodrigo, se Rodrigo ti gioca e fa bene, sai che comunque Caicedo gioca, è più facile andare a premio. Cioè se Rodrigo non gioca non vai a premio comunque. Quindi tanto vale rischiare Rodrigo. Rischiamo così, vai. Perfetto, grazie mille. Le 4 squadre le abbiamo confermate, le abbiamo schierate. Di più purtroppo non avevo, ma avrò nel tempo, pian pianino, perché mi sembrano i prezzi, come al solito, io sono molto hype, molto molto buoni, quindi è il momento giusto di essere competitivi, ragazzi miei, punto di vista personale. Non dovete fare quello che faccio io, non dovete copiarmi, ognuno fa ciò che vuole con i suoi soldini. Tu che ne pensi dei prezzi attuali? Piccola parentesi. Sono molto bassi, spero non calino ancora, anche se adesso andiamo incontro alle soste di alcuni campionati, quindi potrebbero ancora scendere quei campionati che magari si sospendono di più, però sono molto bassi. Quando li vedi così bassi, dopo quanto li abbiamo visti alti in passato, è difficile non riuscire a non comprarli, però tocca valutare anche che potrebbe succedere di tutto. Dipende tanto da Sorare, da quello che fa la Sorare, esatto. di Sorare. Guardavo l'altro giorno una statistica molto curiosa: quanti giocatori in Italia giocano al fantacalcio, che alla fine Sorare è un fantacalcio. Era in live, l'ho visto, stavo seguendo la tua live, un po' l'ho seguita. 6 milioni di persone, ragazzi, e noi abbiamo nella Cup 240 30.000 partecipanti, quindi il potenziale solo in Italia, ripeto, solo in Italia, non parliamo di Francia, non parliamo di Germania, non parliamo di altri paesi del mondo, solo in Italia 6 milioni di persone. Se riesci il 10%, 600.000 di persone, portarle su Sorare, veramente, secondo me, ci sarà un grande market in quel caso là. Attualmente il costo di accesso è molto basso, cioè per giocare una Cup 240 ti servono 20 euro, i portieri costano pochissimo, tra i portieri a 10 euro, il resto lo compri anche giocatori a 2 euro,
Cioè, le barriere iniziali sono molto basse rispetto a tempo fa, Ma se quindi, c'è giocatori da 60 centesimi che sono titolari e giocano pure. Cioè, quindi cioè, in un mese ti sei rifatto l'investimento e comunque è un fantacalcio anche questo, cioè, è divertente allo stesso modo. quella l'idea di Sorare, è un fantacalcio, è secondo me molto migliore del fantacalcio, perché qua ti compri il giocatore e ti resta. Mm. Nel fantacalcio ti devi scrivere tutte le volte, cos'è che ti resta in mano? Niente. Sì. Le probabilità di vincere quali sono? Sì. Qui sono molto più alte che nel fantacalcio. Nel Sì, fantacalcio sì. c'è la concorrenza di milioni di persone, qua c'è la concorrenza di 30.000 persone nella Cup 240, esempio, e vai pure a soglia. Comunque, ognuno come la pensa. Secondo me, se Sorare fa bene le cose e fa un po' di pubblicità fatta bene, potrebbe esplodere sto gioco. Io ho ancora fiducia. Nel frattempo mi sto attrezzando per essere competitivo e vediamo come andrà a finire. Sì. Vi ricordiamo, raga, che qua in questo video potrebbe esserci il numeretto della caccia al tesoro per Bonifazzi. Vi dico un'altra cosa: mercoledì alle 21 sia io, molto probabilmente anche GR Sorel sul canale di Pro Fantacalcio saremmo in live, quindi vi aspettiamo anche là. GR, ci sarai? Probabilmente sì, probabilmente ci sarò. Perfetto. E ci saranno tante novità, seguiteci, campanellina, perché ci saranno tante novità. Vi lascio, ti ringrazio GR di avermi aiutato a schierare. Grazie a te per avermi fatto partecipare e aver contribuito alle tue informazioni, mi sono divertito davvero tanto. Grazie. Ci si vede nei prossimi video, raga. Mi raccomando, campanellina, like, condividete tutto ciò che potete, perché ci aiuta veramente tanto e vi ringraziamo di cuore. Ciao, tante belle cose.